Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, visto che siamo ancora nel periodo delle arance, voglio preparare un dolce che va bene sia per Pasqua che per la festa del papà. Utilizzeremo la farina 500 grammi, lo zucchero 80 grammi, 3 arance che poi andremo a grattugiare e metteremo nell'impasto, 2 uova, 80 grammi di burro sciolto leggermente. Io oggi non prendo la bilancia perché ci sono già le misure, taglierò giusto 80 grammi. Quindi abbiamo detto che ci vorranno 80 grammi di zucchero, adesso andrò ad aggiungere le uova, un po' alla volta la farina e soprattutto metterò una bustina di lievito secco, che va bene sia per dolci che per salati. Non prendiamo quello per la pizza veloce. E andiamo a preparare il nostro dolce. Iniziamo con mettere un po' di latte in una tazza, un cucchiaino di zucchero e mettiamo il lievito secco. Rigiriamo bene e lasciamo riposare un paio di secondi. Nel frattempo passeremo alle uova. Ricordo che possiamo anche utilizzare il lievito di birra fresco o pasta madre. Pasta madre un 20 grammi. Lascio così. Passo allo zucchero, che è già stato pesato 80 grammi. Vado ad aggiungere le 2 uova. La musica di sottofondo è musica copyright, rilassante, molto bella ed è fatta da Crea Film. Un bel canale, andatelo a vedere. A questo punto ho messo l'uovo, lo zucchero, un attimo di vuoto, prendo una forchetta e incomincio a rigirare. Questo procedimento un paio di secondi. Vado a scaldare, ma appena scaldare, 80 ml di latte. Poi aggiungerò un pezzettino piccolo di sale e andiamo a mettere il lievito con il burro e la farina un po' alla volta. Proseguo. Aggiungiamo il latte, volendo si può mettere anche freddo. È una piccola chicca, questa ricetta è veramente antica, tradizione. E fanno nel periodo di carnevale gli arancini di Grottamare. La possiamo utilizzare come ricetta, dipende dalla farcitura, ma io utilizzerò quella normale. E adesso aggiungo un po' alla volta la farina, ma nel primo passaggio vado a mettere anche il lievito, che ho lasciato un paio di secondi, e lo vado a versare. Pulisco bene. Per fare dei buoni dolci io farò 2 lievitature. La prima la lascio riposare che aumenta. La seconda preparo, metterò dentro la farcitura e poi lasciamo riposare un'altra mezz'oretta. Aggiungo ancora un po' di farina, poi andrò a miscelare bene tutto con le mani. Possiamo usare anche una planetaria o un robot. A me piace farla a mano. Neanche il tempo di prendere la planetaria, pulire. È semplicissimo. Può farlo chiunque. Si mantengono anche 2 o 3 giorni. Proseguo finché non la metterò sulla tavolaccia. A fra poco. Ribaltiamo su un piano da lavoro. Bene. Poi andremo ancora a raccogliere quello che è rimasto. Piccolo segreto, a questo punto vado ad aggiungere il burro e comincio a impastare con le mani. Taglio a metà perché è morbido, come potete vedere. E ricopriamo ancora bene il tutto. E iniziamo a rigirare e a impastare. Rimarrà un bel panetto morbido e super profumato. Per la farcitura, anticipo, andiamo poi a grattugiare le arance con lo zucchero, ma fra un po' mostro. Questo è il mio canalino, che ogni tanto fa compagnia come se ci fosse la musica. Se parlo, sente il tono, comincia. Ok, vado avanti così, fino, adesso aggiungerò ancora un po' di farina, da avere il panetto abbastanza idoneo. Quasi pronto. Adesso vedete ovviamente la tavola che lavoratela un pochino di più prima, ma è semplicissimo da fare. Adesso andrò a prendere un contenitore, c'è chi la copre con la pellicola, metto un contenitore e la lascio riposare da 1 ora a 2 ore, ma 1 ora già aumenta e avremo pronta la pasta per stendere e poi farcire per fare dei dolci sia per Pasqua che per la festa del papà. Si mantengono tranquillamente in frigo 3 giorni, ma una volta preparati possiamo anche congelarli e poi scaldarli, saranno perfetti e gustosi. Qui c'è la palla, la nostra palla dei dolcetti, riposo. Ho messo un po' di base, alla base un po' di farina, come potete notare è morbida, non mi viene il termine, scusate, la lascerò così a lievitare tranquillamente per 1 ora, possiamo coprirla con del cellophane e metterla sul coperchio. A dopo. Nel frattempo che aspettiamo la lievitazione, che deve essere minimo di 1 ora, possiamo fare questo lavoro anche 20 minuti prima, l'importante è che prenda un po' di sapore. Grattugia, 2-3 arance, dipende dalla dimensione, e 120 grammi di zucchero. Ricordo che le dosi, poi scriverò tutto alla fine, o a metà, la descrizione, che possiamo dimezzare le dosi. 120 di zucchero, il limone lavato,
possibilmente, possiamo mettere proprio sul limone che ho sbagliato, anche un limone. Io in questo caso utilizzerò soltanto l'arancia. E cominciamo a grattugiare in superficie, senza toccare ovviamente il bianco, perché potrebbe risultare un po' amaro. Non buttiamo le arance, perché poi ci sarà il tocco finale. Termino e faccio vedere. Allora, grattugiato, adesso andiamo a miscelare bene il tutto, lasceremo riposare che si insaporisce. Io ho utilizzato, perché le mie arance sono piccole, 4 arance, ma poi ho delle bucce che sono state candite, praticamente passate con lo zucchero e lasciate riposare, e metterò anche quella con dei canditi, perché voglio fare, come ho detto, un dolce per la festa dei dolcetti morbidi del papà e utilizzarli anche per Pasqua. Però normalmente la tradizione, bucce d'arancia, zucchero e lasciamo riposare. Viene di questo colore sull'arancio, rigiriamo ancora un secondo, lasciamo riposare finché non andremo a mettere nella farcia dei dolci che abbiamo quasi preparato del tutto e sta lievitando. A dopo! Nel frattempo lasciatemi, se volete, già un commento, se li avete mai fatti, mangiati e soprattutto un like. E mentre lo vedete, condividete, fate conoscere questa bella ricetta dalla tradizione delle Marche. Ecco il panetto lievitato, direi anche quasi il doppio. Adesso ne prenderò metà, un po' di farina sulla spianatoia, sulla tavola che avete, e la stendiamo. Cominciamo a stenderla un po' con le mani, mattarello, grande o piccolo che avete, e facciamo un rettangolo. Non deve venire né tanto fine né tanto spesso. Anche se viene rotonda fa lo stesso. Non so se si può vedere, adesso l'alzo un pochino, non è fine neanche troppo spesso. Adesso prendiamo in composto delle bucce d'arancio, io ho aggiunto anche una bustina di vanillina, facoltativo, con lo zucchero, e ne andiamo a mettere metà, perché l'altra metà la metterò nell'altro impasto. Tra l'altro faremo un po', io personalmente faccio un po' fritte e un po' al forno, così vedrete la differenza. Io sono del parere che se devo peccare pecco bene, però al forno rimarranno più leggere, gustose lo stesso, cambia forse appena appena la morbidezza, ma neanche. Stendo bene e schiaccio un po', in modo che penetri un po' bene anche nella pasta. Schiaccio. C'è un profumino, se le farete rimarrete più che soddisfatti, e il bello deve ancora arrivare. Ok, questo è un extra per me. Io vado ad aggiungere dei canditi cedro ai canditi, perché non vedo niente, ne metto un pochino qua e là. Questo è facoltativo, vi ricordo, non è obbligatorio, perché basta anche semplicemente bucce d'arancio e zucchero. Incominciamo con, sposto un attimo il tutto in modo che potete vedere da dove inizio. Ok, faccio appena stretto dei rotolini e spingo. Per il momento siamo all'inizio, continuo così fino al termine del rotolino. Sono giunta al termine, la parte inferiore farò così, però vado a spennellare appena appena il bordo con un po' di acqua. Spennellato il bordo e vado a rigirare, a pizzicottare, ok, così non si apre. Le punte, se non sono perfette, i laterali, tanto poi andiamo a tagliare. A questo punto il rotolo è fatto. Io ho preparato in precedenza tagliato delle striscette, vado a farne un paio e poi andrò a mettere sopra il dolce tagliato. Ricordo che adesso andrò a fare riposare per un'altra mezz'ora. Possiamo farli più spessi, più larghi, io preferisco fare una via di mezzo. Così fino al termine. Allora, non so se le potete notare, adesso ve le avvicino, queste bellissime girelle messe su carta da forno, che poi le appoggeremo sia o nella teglia o le andremo a fare fritte. Queste girelle, che poi sono presi dalla ricetta delle arancini di Grotta Mare, sono una favola. Alla fine vedrete cosa vengono fuori.
Proseguo così fino al termine. Ho tagliato i foglietti di carta da forno per comodità, perché poi quando li andiamo a staccare ne prenderò una alla volta, sollevo e verranno bene. Invece per friggerli verso direttamente con la carta da forno, possiamo anche prenderli con le mani, però mi piace che la forma rimanga intatta. Ricordo che questi li lasciamo riposare, come anche quelli per friggere, mezz'ora. E poi vedrete ancora come diventeranno e aumenteranno di volume. Ok, la prima teglia è fatta. Metto da parte mezz'ora, copro con un telo e poi andrò a metterli in forno. Ma prima di metterli in forno andrò a spennellare con un po' di latte, in modo che rimangano morbidi e dorati. Invece quelli fritti faremo uno sciroppo di arancia spremuta e un pochissimo zucchero. Procedo. Ho tagliato le bucce d'arancio, adesso, come fatto prima, li giro e schiaccio la prima parte. Possiamo, volendo, bagnare tutta la base con un po' di acqua o un po' di latte. Io ho appena passato in questa sfoglia un po' di acqua e vado avanti così fino al termine. Li ho fatto a pezzetti perché così poi sarà più facile riuscire a fare le girelle, a girare bene i dolcetti. Così fino al termine. Questo è il terzo pezzo. Vado a disporre anche con le mani, schiaccio leggermente in modo che penetri, si fissi all'interno della sfoglia che abbiamo preparato e vado a fare l'altro rotolino. Però anche a questo, che ricordo che è sempre facoltativo, vado ad aggiungere un po' di canditi di cedro. Ok, sono pochi, ma sono quelli che daranno anche maggior sapore e consistenza. Nel frattempo fra un po' vi faccio vedere che sta lievitando e stanno raddoppiando. Non ci vuole molto tempo, il più è a spiegare e non bisogna spaventarsi, dire ho due lievitazioni. Una volta impastata si lascia lì, si farcisce, mezz'oretta o in forno o fritti. Ricordo che possiamo farli anche in friggitrice ad aria, sempre un foglietto sotto, 150 per 10 minuti, poi si gira e si controlla. Procedo fino alla fine. Ultimo rotolo, schiaccio leggermente con le mani e vado a tagliare. E poi dispongo sui foglietti. Questi sono quelli che metterò in forno, come potete vedere, guardate come sono aumentati. E fra 5 minuti andranno in forno. E questi sono quelli che andrò a fare fritti. Metteremo l'olio, vi spiego come fare per avere 160 gradi precisi, 170. Questi lasceremo mezz'ora, sembra tanto il tempo, ma sono i tempi che io prendo, poso, impasto e vi faccio vedere quello che sto facendo. E mi raccomando, condividete la ricetta, date una sbirciata se volete le altre ricette e lasciatemi un like e soprattutto un commento. Mezz'ora e metto in forno e preparo l'olio. Pronte per essere infornate, ma prima di infornarle, queste vado a spennellare sopra un po' di latte che le renderà ancora più morbide. Si può mettere anche l'uovo, ma non mi piace perché diventa troppo croccante, troppo duro sopra. Noi vogliamo delle girelle, dei dolci morbidi e croccanti. Proseguo. Pronti per essere infornate, 15-20 minuti a 170, però prima di infornare vado ad aggiungere sopra un po' di latte in modo da avere dei dolci morbidi e croccanti. Andiamo a infornare. Caldo a 170 gradi finché non li vediamo ben dorati, 15-20 minuti e non oltre. Abbiamo messo dell'olio, io utilizzo quello di girasole, ma possiamo usare anche olio per frittura o di arachidi. Il metodo, se non abbiamo un termometro per vedere quando possiamo mettere i dolci in frittura, è aggiungere presso lo stuzzicadente, lo recuperiamo dopo, mettere lo stuzzicadente nell'olio, quando vedremo le bollicine tutto intorno vuol dire che il grado di temperatura è corretto, a 160-170, altrimenti basta girare il cucchiaio di legno, metterlo anche qui, se per caso quando cominciamo a vedere le bollicine vuol dire che ci siamo al giusto grado di temperatura.
Io lascio adesso lo stuzzicadente, vado a prendere le girelle e comincio a mettere in frittura. Comincio solo con una, anche due. Lascio andare, la temperatura è giusta e adesso tolgo la carta da forno e li rigiro ogni tanto. Versati con la carta da forno, adesso vado a recuperarla. Uno, poi ne metterò 3-4 insieme, giusto per vedere se siamo a posto. Perfetto, li rigiriamo, non devono bruciarsi, devono cucinare dentro pochi minuti e li scogliamo. Facciamo attenzione a girarle, a non farle bruciare. Dorate, cucinano bene anche dentro e croccanti. Un paio di secondi e li possiamo mettere su carta da forno o su qualche parte dove scolano. La doratura avvenuta, li mettiamo in carta da forno o quello che avete. Poi alla fine vi faccio vedere ancora un piccolo trucchetto per averle super buone. Proseguo fino al termine. Potrebbe capitare che magari si forma dello zucchero che si scioglie cristallizzato. In questo caso ovviamente con un cucchiaio andiamo a toglierli. Guardate ancora come si gonfiano e come sono bellissime. Allora le sposto per farvi vedere come sono, io ne metto 3-4 alla volta. Sfornati, lasciati raffreddare, adesso li metterò in un piatto. A questo punto possiamo sfornati, si sono raffreddati. A questo punto li dispongo su un piatto. Se vogliamo possiamo fare una glassa di arancio spremuto con un po' di zucchero. Io li lascio semplici, metterò appena appena un po' di zucchero a velo. Come potete vedere si staccano facilmente. Adesso poi ne apro uno per farvi vedere la morbidezza e vado avanti. Ecco qui, cari amici e amiche, questi che bellissimi, morbidi, profumatissimi, in questa casa c'è un profumo d'arancio, sono quelli fatti fritti. E queste sono quelle fatte al forno. Ne apro una, la potete vedere, è quasi a forma di rosa. La taglio, la apro, è morbidissima, buona e gustosa. Passiamo a una di quelle fritte, a caso è ancora calda. Apro, guardate la sofficità. Bene, se la ricetta vi piace, come sempre, chiedo condividete, lasciatemi un commento che è sempre gradito, aiuta a far crescere il mio canale. Fate conoscere queste arancini delle Marche, di Grottamare esattamente, con una piccola variazione. Buona festa di papà a tutti e buona Pasqua. Si possono mangiare a merenda, colazione, in qualsiasi momento. Grazie, alla prossima ricetta. Dal canale di Virginia. A presto! Dimenticavo di dirvi che potete congelarle, si mantengono tranquillamente 3 mesi e poi le riscaldate un 20-30 secondi. Sia quelli al forno, che sono questi, che quelle fritte. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto!